Sei in vacanza in Liguria ed hai voglia di montagna? Non puoi non salire su questa vetta. Quando si pensa alla Liguria, spesso ci si immagina una regione di solo mare, ma c'è ben altro da scoprire. Paesi arroccati sulle rocce, vallate profonde che nei tempi hanno creato una cultura ricchissima ma nascosta. E poi montagne, tante montagne. Una di queste è il Monte Toraggio ed oggi vi porterò con me sulla sua vetta. Sono arrivato. C'è un silenzio incredibile. Non so se si vede, ma c'è un cielo stellato bellissimo. Che spettacolo, ragazzi. Bene ragazzi, si parte. Sono ancora un po' mezzo imbambolato, però siamo sulla strada. Questo momento qua l'ho visualizzato in precedenza. È uno spettacolo, c'è un silenzio, il sole che sorge. Si parte all'avventura. Il percorso inizia dove si trova il rifugio all'Avena ed il ristorante Colle Melosa, per andare in direzione del rifugio Monte Grai. Salendo si abbandona la zona d'ombra creata dal bosco, per inoltrarsi su di un pendio erboso misto rocce. Da qui si inizia a godere di un fantastico panorama sulla Valle Argentina, la Val Nervia e sul vicino lago artificiale di Tenarda. Ecco, sto arrivando sotto il rifugio dei Grai, del Monte Grai. Questa qua è la strada carrozzabile, tra virgolette, per i fuoristrada, che poi porta fino al Margareis e fa fare tutta la via del sale e poi gira e arriva fino a Limone Piemonte. Fatta la fotina per gli amici e adesso vado per prendere l'alta via e poi passare dal versante sud-ovest del monte Pietravecchia. Se guardo in direzione est ci sono le creste che incominciano a sbuffare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi guardate bene, sopra ogni cresta c'è una piccola nuvoletta che si inizia a formare, quindi probabilmente conferma che oggi pomeriggio ci potrà essere più nuvoloso. Dopo qualche centinaio di metri si cambia di versante, andando in direzione sud-ovest per costeggiare il monte Pietravecchia, sull'alta via dei Monti Liguri. Guardate che bella stradina da fare in bici.
Durante il percorso ci si immerge tra le piante caratteristiche del posto e di queste altitudini, i larici e i rododendri. Se si alza lo sguardo, non è raro vedere dei rapaci come il gipeto, uno dei più grandi uccelli d'Europa. La sua apertura alare misura circa 3 metri. Ed eccolo qui, il Monte Toraggio. Una volta passata la gola dell'incisa, il prossimo step sarà la fonte Dragurina. I Monti Toraggio e Pietravecchia, per gli abitanti di questa zona di Liguria, Francia e Piemonte, sono un po' come 2 montagne sacre, ed oggi sono proprio fiero di potervi portare con me. Sono arrivato ad un punto interessante dove da qua si può salire per arrivare in cima alla vetta del Toraggio facendo il passaggio nord-est, mentre io invece adesso, visto che sono da solo, passo da questo lato qua e guardate un po' che panoramino. Dopo qualche centinaio di metri si arriva alla fonte Dragurina, da dove l'acqua sgorga da una grande venatura tra le rocce. Ed eccoci arrivati al versante sud. Adesso tutto il percorso sarà al sole per arrivare fin lassù in cima. Ed ecco che anche qua sopra la vetta del Toraggio si sta formando la nuvoletta, come si sono formate tutte le nuvolette nelle montagne intorno a noi. Quindi penso che ho ancora magari una mezz'oretta di sole e poi dopo arriva il nuvoloso. Continuiamo la nostra salita. Nell'ultima parte del percorso, prima di raggiungere la vetta, il pendio diventa più ripido. Questa parte è consigliata agli escursionisti più esperti. Ok, si comincia adesso l'ultima parte, quella di un po' più arrampicata facile però con un bel panorama sotto. In questo passaggio il panorama è vertiginoso ed è davvero importante restare focalizzati sugli appoggi di mani e piedi. Una volta arrivati in vetta, la sensazione di appagamento è totale. Da qui si gode di un panorama mozzafiato a 360 gradi su tutta la Val Nervia, la Varroia e le Alpi Marittime, fino a vedere il mare che si trova in linea d'aria all'incirca una ventina di chilometri. Allora, giusto 2 paroline perché meritano di essere dette. È la prima volta che salgo qua sul Toraggio da solo e vorrei dedicare questa salita a 3 persone in particolare. 2 sono i miei genitori perché ad un certo punto della mia vita mi hanno ascoltato
ed mi hanno lasciato fare una vita nel mondo dello sport. La terza persona alla quale vorrei dedicare questa salita in vetta Alto Raggio è il grandissimo Aldo Basso, perché una ventina di anni fa mi ha fatto salire qua su per la prima volta, sono salito insieme a lui e da lì poi è nata la grande passione per la montagna, per l'escursionismo, per lo sci, per gli sport outdoor, eccetera. Quindi grazie mamma e papà e grazie Aldo, dedico questa salita a voi. Bene ragazzi, come avete potuto vedere e capire, la salita è stata fatta lungo il sentiero dell'Alta Via dei Monti Liguri, mentre invece la discesa, che vi mostrerò in un prossimo video, anche perché il meteo è cambiato totalmente, la farò lungo il famoso Sentiero degli Alpini, che regala emozioni non da poco. Auguro anche a voi, se non l'avete già fatto, di salire su questa bellissima vetta. Sono certo che ne resterete pienamente soddisfatti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. Se volete supportarmi come sempre per migliorare nei video e nei contenuti, non esitate a iscrivervi al canale, lasciare dei like e dei commenti qui sotto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto, restate sintonizzati qui sul canale flowrules.com.